Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di dicembre 2025. Ok. Abbiamo la carta dell'eremita e il papa. Ragazzi, pare proprio che con queste due carte ci sia aria di percorso di crescita, di guida spirituale, di insegnamento, perché l'eremita è una carta di isolamento proprio per una ricerca della propria verità e poi abbiamo il Papa che in questo caso lo sento tanto come se fosse una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione c'è anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai 3 corsi gratuiti presenti sul canale e poi ci sono anche i link per i corsi di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Uno parte a gennaio 2026, mentre l'altro è un videocorso registrato per chi si vuole approcciare alla cartomanzia. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 2 di bastoni, un 6 di spade, 8 di pentacoli, asso di coppe, abbiamo un 4 di coppe, la luna, due di coppe e 5 di bastoni. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochettino com'è l'andamento energetico del mese e potrebbero arrivare dei messaggi sciolti tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere per i single, per le coppie e per il terzo gruppo che diciamo così racchiude tutte le persone che non fanno parte dei primi due gruppi. Allora, partiamo da questo 2 di bastoni. Pare esserci come un'indecisione, una scelta da dover fare, un qualche tipo di progetto. Il 2 di bastoni mi dice vado o sto? Andiamo a vedere anche il 6 di spade. Abbiamo il matto e un 3 di pentacoli. Qui c'è un viaggio di mezzo secondo me per qualcuno. E può anche essere un qualche tipo di analisi di una futura dimora, di una casa. Cioè, la prendo o non la prendo? Potrebbe essere, per esempio, questo 2 di bastoni. C'è come una sorta di indecisione su uno spostamento, su un movimento da fare. Quando io parlo di spostamento e movimento non è detto che sia necessariamente fisico, anche se vi dico che tra il 6 di spade e il matto è molto forte lo spostamento fisico, però può anche essere un movimento di idea, cioè prima pensavo una cosa, adesso ne penso un'altra. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Abbiamo un 5 di pentacoli, il papa nuovamente e un asso di bastoni. Vedendo le carte così sembra quasi che, questo vale soprattutto per i single, che inizi una nuova relazione, una nuova storia. Per qualcuno potrebbe essere anche nel mondo lavorativo. Andiamo a vedere l'asso di coppe.
Re di pentacoli e di nuovo 6 di spade. Io credo che dopo questo tentennamento c'è come un ok, mi butto, inizio. Qui avete l'asso di bastoni, qui avete l'asso di coppe, quindi un inizio secondo me c'è, o perlomeno diciamo una predisposizione a iniziare qualcosa. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Abbiamo un 9 di spade e un 10 di bastoni. Dunque ragazzi, è interessante perché subito qua dietro avete la luna. Io credo che ci sia qualche cosa che vi fa esitare con questo 2 di bastoni. Può essere qualche forma mentis, qualche credenza limitante, qualche atteggiamento preso magari nel passato, che qui è il caso di lasciare indietro perché sta creando come delle preoccupazioni. Cioè, io credo che non abbiate infatti poi c'è la luna, che non abbiate un'idea completa della situazione che state vivendo in questa relazione con questa persona, perché a causa della luna, secondo me potrebbero esserci delle verità parziali, ecco. Andiamo a vederla. Allora, abbiamo un fante di pentacoli e un imperatore. O la persona che state frequentando è, diciamo, energeticamente più avanti rispetto a voi e voi non lo vedete, vi dico, qui in questo gruppo di carte ho la sensazione che la persona possa essere sposata. Se non è sposata, è come se fosse, diciamo, ad un certo livello. Mm? Potrebbe avere anche incarichi prestigiosi. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 3 di coppe, l'imperatrice e un 3 di spade. Quindi con questo 2 di coppe c'è un punto di incontro. Però di nuovo ragazzi mi viene fuori il 3 di coppe e il 3 di spade. Io ho come la sensazione che questo mese potrebbe essere un po' truffaldino per le tentazioni extraconiugali. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. 2 di spade. Luna, 7 di spade. Aspetta. 2 di spade, luna, 7 di spade, forza e 9 di coppe. Mm. Sì, la mia idea è che abbiate bisogno di una guida perché avete 7 di spade, la luna, il 4 di coppe, ci sono varie, il 2 di spade c'era da qualche parte dove l'ho visto qua, ci sono varie carte che mi dicono che non avete un'idea completa della situazione, non avete un'idea chiara. Con il 7 di spade potrebbe esserci qualcuno che nasconde qualcosa durante il mese e questo nascondere qualcosa vi porterà, secondo me, con questo 5 di bastoni ad avere come dei battibecchi. Non lo so, è come se qualche cosa non vi tornasse e quando chiedete spiegazioni vengono date spiegazioni un po' fumose. In realtà non è una lettura malaccio, però ho come la sensazione che sia, come vi posso dire, un po' avvolti nella nebbia in questo mese. Ma perché? Da un lato con questo eremita siete focalizzati su voi stessi, su quello che volete, su quello di cui avete bisogno e con la carta del Papa per certi versi è come se aveste voglia di ufficializzare o di tirare fuori
magari certi argomenti, certe questioni. Allora, parliamo di single. Io ho come l'idea che qualcuno si farà avanti in questo mese. Ragazzi, vi dico che potrebbe essere un corteggiatore o una corteggiatrice un po' fastidioso, un po' insistente, un po', come vi posso dire, sì, insistente, arrogante, non mi veniva. Un po' arrogante. E quindi questo dubbio del sì o no ci sta, perché nel senso è come se fosse una persona che entra dritti nella vostra vita. Devo dire che per molti potrebbe essere una questione legata al lavoro, quindi o una persona con la quale lavorate o magari qualcuno che collabora con voi, qualcuno che è intorno alla vostra zona lavorativa e vi dico che per qualcuno potrebbe già esserci come una terza persona, una persona che frequenta questo nuovo incontro, diciamo, no? Come se ehm, potrebbe essere che la persona stia uscendo da una relazione, per quello che io la vedo ancora presente. Per quello che riguarda la vostra di relazione, sento che potrebbe nascere qualcosa di bello, ma ho la sensazione che dobbiate, come dire, mettere i puntini sulle i su certi temi. Mm? Tenete presente che voi avete imperatore e imperatrice, quindi si tratta di essere chiari, di essere espliciti. Io voglio questo è quello di cui ho bisogno. Prima trovate, cercate quello che è la vostra verità e poi la ufficializzate. Io credo che verso fine mese verranno fuori delle questioni. Io vi dico ombrose perché abbiamo 7 di spade e luna, quindi sono cose che o non avevate calcolato, e c'è anche il 2 di spade al contrario, tra l'altro. O sono cose che non avevate calcolato, o sono cose che non vi immaginavate. Io sento che qualche cosa potrebbe venire a galla entro la fine del mese. Però ecco, diciamo che sarà un mese dove non vi annoierete. Potrebbe anche esserci una forte passione, secondo me, tra voi due. Però ragazzi, per adesso non si vedono i cuoricini, ok? Per le persone che sono in una relazione da un po' di tempo, si trova come, secondo me, un nuovo punto di incontro. Anche per voi si tratta prima di fare il punto della situazione per conto vostro, dopodiché si ufficializza, ehm, come si dice? Esplicita quelli che sono i vostri bisogni. Vi dico, non sarà un mese semplice perché comunque si finisce con un 5 di bastoni, quindi eventualmente potrebbero esserci, non sento tanto che siano litigi, più divergenze, cioè, e secondo me anche evitabili, ma tenete presente che arrivate da 2 6 di spade, quindi è come se aveste bisogno di chiarire qualche cosa, ok? Potrebbe esserci come un qualche tipo di spostamento anche per voi da poter organizzare, potrebbe essere anche un viaggio romantico, potrebbe essere l'idea di iniziare ad andare a vedere casa, se non vivete già insieme, e se si trattasse di una coppia già esistente da un po', per qualcuno potrebbe venir fuori il tema figli. Se ne avete già, non ne volete più, oppure non lo so, siete fuori età, oppure non volete figli, si può trattare di un progetto che si potrebbe aprire in questo mese di dicembre. Per le persone che sono in una relazione clandestina, dunque, tenete gli occhi aperti, mi viene da dire, perché secondo me si parte con un 4 di coppe, voi non vedete qualcosa e considerato che finiamo sia con 7 di spade che con la luna, e la luna ce l'avete anche qua,
Non sento tanto aria di manipolazione, ma più come se qualcuno cercasse di omettere qualcosa. Sento che c'è come un tema qui che non viene affrontato. Può essere che sia affrontato verso fine mese e può essere che sia per quello che qui abbiamo un 5 di bastoni, ehm, ma non lo so, ho i miei dubbi, cioè ho più la sensazione ehm, che siano come dei nuovi accordi, come... Non credo che vi rende... Potreste anche essere voi, che avete un terzo interesse, una terza persona, però c'è un qualche cosa qui che viene nascosto. Mi viene da dire per amor di pace, sinceramente. Mm? Sto guardando se ho qualche altro messaggio, magari per le coppie in separazione. E vi dico, ho l'idea che inizierete a fare a meno delle spiegazioni dell'altro o dell'altra. Cioè, sapete, quando ci si separa, anche magari in brutto modo, anche magari quando qualcuno fa ghosting, l'altro resta lì in sospeso e dice: Ma perché? Cosa è successo? Delle volte non c'è una reale spiegazione, la cosa che si fa più spesso è dire che cosa ho fatto, però molte volte non dipende da noi. Questo è il nostro ego che ci mette al centro, ma molte volte non siamo così importanti per gli altri. E occhio a non riperpetuare la bugia, a non, diciamo così, dare giustificazioni all'altra persona. Ok, andiamo a vedere qualche oracolo. Che interessante, gli occhiali da sole. E guardate che cosa dice qua, stalking e gaslighting. Diventate osservatori questo mese. Non tanto di quello che fa l'altro, ma delle dinamiche che assumete in due. Cioè l'altro fa così, come mi comporto io? Qual è la mia reazione? Mi arrabbio, scappo, mi congelo, divento geloso, divento invidioso, spacco tutto. Qual è la vostra reazione? Perché lì capite qual è il trigger che vi fa incastrare, mettiamola così. Andiamo a vedere con che segno zodiacale avrete più a che fare nel mese di dicembre. Abbiamo lo Scorpione, poi aggiungerei Toro, Vergine, Leone, Ariete e basta. Toro molto forte ce l'avete. Ultimo oracolo. Oh, carta numero 22, ragazzi, e questa carta parla proprio di viaggi. Io avevo detto all'inizio che potrebbe esserci un viaggetto, non necessariamente sono i viaggi fisici, potrebbero essere i viaggi mentali, cioè tipo fantasticare con la mente, però qua vi dice proprio cambio di location, cambio di posto. Sì, effettivamente avete due sei di spade e un matto. Quindi ci può essere, io lo sento più sinceramente come un viaggio, non tanto come un cambio di residenza per capirci, però magari a qualcuno risuona così. Fatemi sapere se state organizzando un viaggio per Natale. Bene, amici del cancro, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro,
nel senso che abbonandovi al canale trovate tutta la spiegazione su come individuare ed elaborare le credenze limitanti. Sono divise per settore, amore, lavoro, soldi, bellezza, tempo, ce ne sono un sacchissimo. E in più in quella sezione tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, tratto l'astrale, tratto il risveglio della Kundalini, tratto come ampliare il sesto chakra. Insomma, ci sono vari temi di cui io parlo che sono fondamentalmente tutto quello che io ho studiato in tanti anni e che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con la copertina lilla. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero, perché sono come un corso di formazione. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!